Benvenuti viaggiatori, eccoci al terzo ed ultimo video riguardante la festività di Beltane. Allora, oggi voglio andare a creare delle creazioni simili a quelle che avete già visto, quindi stiamo parlando di gioielli realizzati con fiori inglobati all'interno della resina. Però voglio andare a utilizzare un fiore che è di corrispondenza e non solo, è anche uno dei miei fiori preferiti, tanto da avercelo addirittura tatuato addosso. Sto parlando delle rose. Sono un fiore che a me piace veramente veramente molto e ogni volta che lo trovo di corrispondenza in qualche festività della ruota dell'anno tendo sempre ad utilizzarlo. Allora, quello che ci serve per questo progetto sono delle rose. Io ho queste rose essiccate, che sono praticamente delle rose che mi ha regalato il mio marito, che per conservarle le ho essiccate in modo da poterle poi riutilizzare per altri scopi. Poi ci serviranno degli strass, del filo di rame, il nostro adorato nastro adesivo per realizzare i gioielli con la resina UV, la resina UV e poi gli accessori da bigiotteria e ovviamente la lampada UV. Allora, il procedimento è lo stesso che abbiamo utilizzato per realizzare i gioielli in resina con i fiori, la frutta e le erbe essiccate. Per tutti i materiali non vi preoccupate, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali che sto utilizzando in questo video, e per tutte le informazioni, le corrispondenze e le spiegazioni sulla festività di Beltane vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Beltane. Allora, quindi iniziamo. Come vi dicevo, il procedimento è lo stesso che abbiamo già utilizzato nel video dove creiamo i gioielli con i fiori, la frutta e le erbe essiccate. La prima cosa che andiamo a fare, andiamo a sceglierci i petali, perché il progetto sarà fatto con i petali di rose. Voglio proprio realizzare dei gioielli con i petali delle rose. Quindi mi vado delicatamente a staccare i petali che voglio. Un'altra cosa, questi qui io non li ho essiccati in essiccatore, ma semplicemente ho messo da parte le rose che mi ha regalato il mio compagno e si sono essiccate mano a mano da sole. Infatti, se vedete, hanno preso comunque un colorito molto scuro, ma a me piace parecchio, è un bordo scuro che a me piace, quindi si può in alternativa anche essiccarla in questo modo. Li andrò a mettere insieme alle calle. Quindi abbiamo i nostri petali per gli orecchini e per la collana. La prima cosa che vado a fare è vado a realizzarmi il buco che mi servirà poi per metterci per agganciarci il ciondolo, quindi bucatrice, stando molto attenti perché sono molto sottili e rischiate di romperle.
Ok. A questo punto il nostro nastro. Ci andiamo a tenere fermo il nastro con i bastoncini da caffè, in questo modo. Ora mi prendo i bicchierini da caffè, perché quello che voglio andare a fare, non voglio andare a utilizzare la resina completamente trasparente, ma voglio andarci ad aggiungere un po' di questi strassini olografici per rendere un po' più particolare la resina. Quindi mi verso la resina UV all'interno del bicchierino. Io ad esempio qui vi faccio vedere, c'ho, se riesco, un po' di cuoricini, un po' di stelline, se no ho questi filetti olografici, questi altri. Voglio fare un po' di mix per dargli giusto un po' di per non farle completamente trasparenti. Quindi quello che vado a fare, vado a buttarmi i glitter all'interno della resina. Andrò di questi e di stelline, no, di questi. Mischio. Mi vado ad attaccare i miei petali al nastro e vado a ricoprirmi il petalo con la nostra resina glitterata. Poi se abbiamo saltato qualche punto non è un problema, lo andremo a risistemare. Ok, e adesso ci mettiamo tutto a catalizzare in lampada. Controlliamo come sono messi. Ok, quindi li togliamo.
e andiamo a farci il retro. Intanto questa me la vado a rifinire togliendo gli eccessi di resina. E me la vado a posizionare nel nastro, quello più pulito, per fare le ultime passate per solidificarla bene, e poi dopo andremo a rifinire gli ultimi passaggi. Quindi gli diamo un'ultima passata in lampada. Intanto vado a prendere il resto della roba che mi servirà per rifinire tutto il progetto. Quello che andrò a utilizzare poi per rifinire il progetto è un pennarello indelebile dorato. Vado a controllarmi il risultato, poi tanto tranquilli andremo a dare delle passate finali per solidificare meglio la resina, perché al momento è abbastanza appiccicosa. Qui devo dargli un altro strato sul davanti. Quindi vado giusto a modificarmi questa qui, che ho visto che gli manca un po' di strato. Per quanto riguarda queste due mi vado a rifinire un pochino i bordini. Che è dove un pochino è strabordata la resina. Adesso quello che vado a fare in ultimo passaggio, prendo il mio pennarello e mi vado a fare i bordi dorati.
Ok, ed eccoli qua. Allora, questa sarà il nostro ciondolo della nostra collana e i nostri 2 orecchini. Adesso quello che andiamo a fare, ci prendiamo il nostro bel filo di rame, posso anche decidere di partire dal cappietto, così vi faccio vedere entrambi i modi. Inserite il cappietto e poi vi fate il giro. Uno, e 2. Quindi mi prendo del filo di rame, mi vado a realizzare il cappietto, inserisco, vado a mettere la foglia all'interno in questo modo. Il filo che ho qui lo faccio passare da dietro la foglia in questo modo e vado a girarmi qui dietro e lo vado a fissare al mio cappiettino, tenendo sempre fermo. Faccio la stessa cosa con l'altro capo del filo in questo modo, così abbiamo la nostra foglia all'interno del petalo. Mi vado a fissare il tutto in questo modo e mi taglio i fili in eccesso. In questo modo abbiamo il nostro ciondolo per la collana col petalo di rosa e la foglia all'interno e i nostri 2 orecchini con i petali di rosa. Quindi quello che adesso vado a fare per gli orecchini mi vado a prendere 2 ganci da bigiotteria, e per la collana vado a prendermi il filo per collane e vado a prendermi questo bellissimo filo in caucciù marrone. Lo inserisco nella collana in questo modo e vado a farmi il nodino.
così. Questa è la nostra collana con il petalo di rosa e la foglia. E qui vado a chiudermi i due. Ed ecco qua i nostri gioielli con i petali di rosa realizzati per Beltane.